Ciao, benvenuto o bentornato su questo canale. Se non mi conosci, mi chiamo Virginie, sono un interior designer e amo co-creare con i miei clienti le loro case affinché possano avere una casa bella, funzionale, che li rappresenti e li supporti nella vita di tutti i giorni. Questo va dalla consulenza fino all'intero processo di ristrutturazione. In questo canale affronterò il tema casa e ristrutturazione, dandoti suggerimenti e spunti affinché tu possa avere la casa dei tuoi sogni, una casa nella quale non vedi l'ora di tornare per trovare ed essere te stesso. Ricorda che sono suggerimenti generali, non possono avere lo stesso peso di una consulenza fatta su misura, quindi prendi solo quello che senti davvero faccia al caso tuo in questo momento, il resto via, lascialo andare. Oggi vorrei parlare di Feng Shui e di alcuni falsi miti di cui è ora di liberarsi. Ma prima di cominciare, se ti piacciono questi argomenti e non lo avessi ancora fatto, iscriviti al canale. Resterai sempre aggiornato e mi aiuterai a farlo crescere. Io ovviamente lo apprezzerò tantissimo. Ora metti un bel like al video e partiamo. Se quando senti parlare di Feng Shui la tua prima reazione è un misto tra curiosità e diffidenza, sappi che è normalissimo. Il Feng Shui, la cui pronuncia corretta dovrebbe essere Feng Shui, è una disciplina antica, profonda e affascinante. Eppure, negli ultimi anni è stata spesso semplificato, travisato, rivisto con un linguaggio più occidentale e trasformato in una lista di regole rigide o in un insieme di oggetti magici da posizionare qua e là. Il risultato, una disciplina nata per aiutarti a stare meglio a casa tua, finisce per generare confusione, rigidità o addirittura ansia. In realtà il Feng Shui è uno studio dei luoghi e delle persone, il modo di abitare coerente con chi siamo. Nel video di oggi voglio fare un po' di chiarezza accompagnandoti attraverso appunto i falsi miti più diffusi e spiegando perché non funzionano e soprattutto cosa invece può esserti utile per spazi che ti sostengono, ti nutrono e ti rispecchiano. Partiamo subito. Questo non si fa, questo porta energia negativa, questo è sempre sbagliato. Queste frasi purtroppo sono molto comuni e comprensibilmente fanno sembrare questa disciplina pesante, complicato o addirittura punitiva. Di fatto trasformano uno strumento di armonia in una specie di esame da superare e soprattutto fanno sentire sbagliato chi vive in una casa reale con limiti, compromessi e scelte pratiche. La verità è che il Feng Shui non è una lista di regole universali valide per tutti, ma un metodo di osservazione e di ascolto e soprattutto è sempre profondamente personalizzato. Infatti ogni casa è diversa, ma soprattutto lo è ogni individuo che ha una propria energia, una propria storia e un proprio momento di vita. Una stessa casa sarà arredata diversamente a seconda di chi ci andrà a vivere, anche seguendo il Feng Shui, perché non sono solo le mura a guidare, ma anche e soprattutto la persona. In questo ho trovato un'affinità con la pratica Reiki. L'energia scorre dove serve, non dove dovrebbe secondo il manuale. Il Feng Shui serve a capire cosa succede in uno spazio e come quello spazio ti fa sentire, non a dirti cosa non va bene. Questo mito è legato a quello: il letto deve essere sempre posizionato con la tastiera a nord ed è uno dei miti che crea più ansia in assoluto. Intanto diciamo che anche la posizione del letto, come già accennato nel punto precedente, dipende dalla persona, dalla sua energia rispetto all'energia della casa. La stessa persona potrebbe avere un tipo di orientamento ideale in una casa e diametralmente opposta in un'altra.
Comunque, senza voler entrare in dettagli tecnici, in generale questa regola, se non contestualizzata, diventa un dogma inutile che ignora completamente la realtà delle case in cui viviamo. Non tutte le camere permettono la posizione ideale. Ci sono finestre, porte, muri, spazi piccoli, esigenze pratiche. Il vero Feng Shui è flessibile e si adatta alla realtà senza forzarla. La cosa che conta di più è come ti senti tu in quel punto, e se ti senti rilassato, protetto, sei comodo, va bene così, anche se non è la posizione perfetta. Ma anche nel caso in cui l'unica posizione possibile ti creasse qualche fastidio, non facendoti sentire del tutto a tuo agio, sappi che c'è modo di armonizzare il tutto con colori, materiali e oggetti. Niente specchi in entrata e tanto meno in camera. Ho sentito questa frase davvero tantissime volte. Anche questa frase però, se non è contestualizzata, è fuorviante. Prima di tutto il Feng Shui, gli specchi non hanno un valore morale, non sono buoni o cattivi. Gli specchi amplificano ciò che riflettono, e quindi la domanda giusta non è lo specchio va bene o no, ma piuttosto cosa riflette? Che effetto ti fa? Aumenta la luce e apertura o il disturbo e la confusione? Uno specchio che riflette luce naturale o uno specchio ordinato può essere un grande alleato. Uno che ti mette a disagio o riflette caos semplicemente non è adatto a quel punto. Andando poi nello specifico di camera e entrata, bastano alcuni piccoli accorgimenti. In camera si possono mettere, ma non dovrebbero riflettere le persone che dormono, perché l'energia rimbalza avanti e indietro disturbando il sonno. In entrata semplicemente non dovrebbe essere posto davanti alla porta, perché sennò l'energia torna indietro e non entra. In camera, se non puoi fare diverso, ma dormi ugualmente bene, il problema non si pone. Se invece in effetti dormi male, puoi sempre trovare il modo di coprirlo, almeno in parte, per non rifletterti quando sei sdraiato. In entrata, prova a vedere se c'è un'altra posizione per lo specchio che sia meno diretta. In caso contrario, una soluzione potrebbe essere quella di non aprire completamente la porta quando entri. Così facendo l'energia entrerà di sbieco e dallo specchio si rifletterà nel resto dell'ambiente. Questo è un mito molto sottile, ma anche molto diffuso. Se non posso fare le cose per bene, allora tanto vale non farle. Questo pensiero rischia di trasformare il Feng Shui in qualcosa di elitario, accessibile solo a chi può cambiare tutto. In realtà il Feng Shui funziona anche e soprattutto a piccoli passi. A volte basta cambiare veramente qualcosina, un colore, la posizione di qualche elemento, fare una scelta un po' più consapevole, con un'attenzione diversa a uno spazio che usi ogni giorno. Non serve fare tutto insieme, serve iniziare. Quando si pensa al Feng Shui spesso vengono in mente oggetti simbolici messi qua e là per attirare fortuna o amore. Non basta posizionare una tartaruga dorata, un cristallo o chissà quale simbolo orientale per attirare abbondanza, amore o fortuna. Il Feng Shui non è magia né superstizione. Gli oggetti possono effettivamente essere attivatori, ma tutto dipende dal contesto in cui sono messi. Puoi mettere una pianta di pachira acquatica, detta anche albero dei soldi, ma non servirà se la casa è disordinata, non parla di te e non ti permette di ricaricare le energie. Il Feng Shui lavora prima di tutto su aspetti molto pratici: luce, disposizione degli arredi, ordine, flussi di movimento, percezione degli spazi. È profondamente collegato all'interior design e al modo in cui il corpo e la mente reagiscono agli ambienti.
La parte simbolica, se presente, arriva per amplificare l'intenzione, ma solo dopo aver liberato e fatto respirare l'ambiente. Questo è molto connesso al punto precedente. Ci sono molte persone che pensano che il Feng Shui sia una sorta di interior design orientale. E sì, l'estetica ha un ruolo, la bellezza è energia e un ambiente armonioso accoglie e scalda il cuore, ma il Feng Shui non si ferma alla superficie. Come abbiamo detto prima, riguarda anche come ti senti quando entri in una stanza, riguarda il tuo respiro, la tua vitalità, la capacità di riposare, creare e amare. Quindi attenzione alle stanze da copertina. Possono essere bellissime, ma è inutile se non ti fanno stare bene. Il Feng Shui non si limita a ciò che si vede, ma più in profondo, a ciò che si percepisce. Per questo motivo non serve una casa perfetta, serve una casa vissuta, ascoltata, osservata con occhi nuovi e sentita col cuore. Il Bagua è una mappa energetica a forma di griglia ottagonale in cui ogni sezione rappresenta un aspetto della vita: fortuna, riconoscimento, amore, creatività, leadership, missione e tempo per sé e radici. Posizionata sulla planimetria della casa o anche a solo della stanza, serve a vedere che tutte queste aree siano in equilibrio, a trovare rimedi nelle aree carenti, a mitigare le aree troppo potenti o a rafforzare le aree in cui, dato un momento della nostra vita, vogliamo appunto potenziare. Per questo motivo il Bagua è uno strumento potentissimo, ma spesso frainteso e soprattutto semplificato. Ci sono molti siti che ne propongono versioni semplificate, spesso scollegate dalla tradizione. Il risultato è quello di applicare mappe generiche sulla propria planimetria. Non solo, ci sono delle cose da considerare per posizionare il Bagua in maniera corretta: l'ingresso reale e il baricentro della casa, che non sempre è immediato. Se queste cose vengono ignorate, si rischia di attivare delle aree sbagliate. Sarebbe un po' come cercare di orientarsi in una città usando la piantina di un'altra città. Semplicemente non funziona. Negli ultimi anni molte pratiche orientali sono arrivate in Occidente e per questo motivo molti pensano che anche il Feng Shui sia una tendenza passeggera. Questo purtroppo riduce un sapere millenario a un fenomeno estetico o di tendenza. La verità è che il Feng Shui ha più di 5.000 anni ed è sopravvissuto perché funziona. Sostiene la vita, l'energia e la relazione con lo spazio. Non è magico, è profondamente umano. Certo, è stato pensato per una cultura e un modo di costruire diverso dal nostro, ma non per questo non può essere usato anche da noi, con le dovute accortezze naturalmente. La consapevolezza. Osservare come vivi i tuoi spazi. Il flusso del Qi. Creare movimento, apertura e respiro. L'intenzione, portare presenza nelle scelte. L'armonia tra te e la tua casa. Non esiste Feng Shui senza ascolto. La connessione energetica. Come nel Reiki, l'energia segue la tua vibrazione. Il Feng Shui non è un insieme di regole, è un percorso. Un modo per tornare a casa, dentro e fuori. È uno strumento che ti aiuta a creare spazi che ti sostengono nella vita di tutti i giorni. Spazi che ti fanno sentire più centrato, più tranquillo, più a casa. E questo vale sempre, anche nelle case imperfette. Un ultimo pensiero. Quando lasciamo andare i falsi miti, il Feng Shui torna ad essere quello che è sempre stato, una pratica che unisce energia, spazio e vita. La casa non è solo un contenitore, è un campo energetico che ti accompagna, ti sostiene, ti riflette.
E quando questo campo è in armonia, tutto il resto inizia a fluire. La casa giusta non è quella perfetta, ma è quella che si prende cura di te. Spero che questo video ti sia stato utile e ti sia piaciuto. Nel caso fammelo sapere con un bel like e magari nei commenti. Sentiti libero di condividerlo con chiunque tu pensi possa essere interessato, ne sarò onorata e mi aiuterà a far crescere il canale. Se senti che la tua casa o qualche ambiente di essa non ti rispecchia abbastanza, non aspettare oltre e prenota la tua consulenza. Trovi i miei contatti in descrizione. E poi, se non l'hai ancora fatto, ricordati anche di iscriverti al canale e attiva la campanella, così non ti perderai i prossimi video. Grazie di cuore di essere stato qui con me, a presto, ciao!